La tua azienda sta pensando di cambiare o installare un nuovo sistema gestionale? Spesso le tematiche di sicurezza delle informazioni vengono messe in secondo piano. Ma quali sono i 5 punti di attenzione su questo tema che possono fare risparmiare tempo, soldi e anche migliorare la sicurezza in generale? Ciao, sono Fabio e oggi parliamo dei 5 punti di attenzione da considerare quando stai installando o valutando di installare un nuovo sistema gestionale. Come dovranno accedere gli utenti al sistema? Qui intendo due aspetti, il primo di autenticazione, il secondo di user experience. Nel primo aspetto, quindi quello di autenticazione, è importante definire un unico servizio per la gestione delle identità aziendali. In questo le soluzioni SAP in cloud, ad esempio l'Identity Authentication Service SAP, possono dare un notevole vantaggio per la centralizzazione di queste informazioni e del riuso, agevolando di fatto l'accesso ai sistemi. Non sottovalutare questo aspetto, che può semplificare la gestione delle utenze, quindi lato ICT, ma migliorare anche l'esperienza di accesso ai sistemi da parte degli utenti finali. È frequente, infatti, che siano diversi sistemi SAP e non ai quali gli utenti finali avranno accesso. Secondo aspetto del primo punto, la user experience, dicevamo. Vi è infatti una notevole differenza sul come fruire i sistemi SAP. In passato, ma ancora oggi, è tecnicamente possibile, si utilizzava la SAP GUI. Nelle più recenti installazioni si utilizza, o si dovrebbe utilizzare, l'interfaccia SAP Fiori, che è molto diversa graficamente. Ti ricordi inoltre che SAP sta facendo un lavoro importante per uniformare gli accessi ed il consumo delle proprie applicazioni da parte degli utenti finali. Infatti, esistono molti altri client che possono essere utilizzati, ma a tendere tutto dovrebbe passare da Fiori. Rispetto al passato, cioè la SAP GUI, Fiori deve essere modellato e gestito in base ai processi attivi ed usati a sistema. È quindi importante dedicare del tempo per progettare cosa potranno vedere gli utenti non solo dal punto di vista autorizzativo, ma anche di user experience. Gli aspetti autorizzativi. Nel caso in cui tu scelga delle soluzioni in cloud, in molti casi gli aspetti di infrastruttura saranno gestiti direttamente dal provider di servizi. In tutti i paradigmi disponibili al momento, tuttavia, l'accesso ai dati, quindi il livello applicativo, deve essere gestito direttamente dal cliente. Definire quindi un modello autorizzativo basato sul concetto di figura professionale è un ottimo modo per poter gestire al meglio il ciclo di vita delle utenze, dall'assunzione al cambio di mansione e cessazione, tenendo conto delle rivalidazioni periodiche. Se stai installando ora il sistema ERP, quindi S/4HANA, valuta l'adozione dello strumento SAP Identity and Access Governance. Si tratta dell'evoluzione del sistema già presente nei sistemi on-premise chiamato SAP GRC Access Control. Questo sistema, progettato per i sistemi cloud, ma che può essere connesso anche ai sistemi on-premise, può essere un ottimo modo per controllare a cosa gli utenti potenzialmente possono accedere e per definire dei meccanismi di governo del modello autorizzativo. La formazione. Questo è un punto che spesso viene dato per scontato, tuttavia, a mio avviso, sarebbe utile affrontarlo in due momenti, ovvero prima di aver installato la soluzione e a seguito. Nelle implementazioni che abbiamo fatto, abbiamo notato che è necessario avere una formazione di base per partire. Tuttavia, molte delle informazioni che vengono trasmesse in questa fase non vengono sempre assimilate, in quanto chi ascolta non ha la sensibilità per comprenderle appieno, dato che non si è ancora confrontato con la soluzione. Per questo motivo, a seguito di una formazione di base iniziale, a valle del progetto, non subito, dopo qualche settimana dall'avvio, è utile fare un secondo ciclo di formazione, quando le persone si saranno scontrate con i problemi e casi reali da affrontare e quindi avranno una visione e percezione reale del da farsi. Purtroppo non è solo necessario fare, soprattutto nella parte di gestione della sicurezza. Bisogna pensare molto al come controllare, non in senso negativo del termine. Dato che può capitare di essere in ritardo o in sofferenza, è importante concentrarsi da subito sui meccanismi di controllo per fare in modo che quanto si sia pensato si mantenga nella fase di rilascio e a seguito, diventando così una routine che permetta di governare il sistema identificando in anticipo o il prima possibile eventuali anomalie. Scrivi nei commenti che cosa ne pensi. Se trovi utili i nostri contenuti, iscriviti al nostro canale ora. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!